Ciao, questa è una serie di video che voglio fare per aiutare la gente a interpretare le azioni o i rapporti di sostenibilità un po' come ho fatto io per Zalando. Ma prima, sigla. Ah, non c'è una sigla. Ok. Vorrei cominciare proprio dal principio, definendo che cos'è la sostenibilità. Alcuni di voi magari si stanno chiedendo perché bisogna dare una definizione di sostenibilità. In fondo sappiamo tutti cos'è. E nell'idea sì, però la differenza che c'è tra avere una definizione precisa e avere un'idea è la stessa differenza che c'è tra il guidare col volante dritto in autostrada e il guidare col volante leggermente storto che piano piano vi porta verso il guardrail finché non ve ne accorgete e non raddrizzate il volante. Però a guidare tutta la comunità scientifica e politica. Oggi voglio portarvi due definizioni. Una è quella semplice o marketing, diciamo, quella che potete usare per spiegare al vostro coinquilino perché avere i termosifoni accesi e la finestra aperta allo stesso tempo non ha senso. La seconda invece è quella più pesante e dettagliata, quella che bisognerebbe utilizzare per prendere e valutare decisioni sia nostre che degli altri, ed è quella da cui cominceremo. E onestamente non sentitevi in colpa se avete voglia di ascoltare soltanto la versione semplice, perché dalla review di più di 200 articoli fatta da quelli che hanno scritto il paper dal quale ho preso la definizione, soltanto l'11,5% di questi articoli dava una vera e propria definizione di sostenibilità. Perciò sentitevi liberi di utilizzare i timestamp nella timeline. Dopo un periodo di tempo definito, il programma, l'intervento clinico e o le strategie di implementazione continuano ad essere erogati e o il comportamento individuale viene mantenuto. Il programma e il cambiamento di comportamento individuale possono evolvere o adattarsi continuando a produrre benefici per individui/sistemi. Ok, adesso andiamo a vedere quali sono gli elementi che mi hanno fatto apprezzare in particolar modo questa definizione, perché secondo me più che una definizione è quasi una checklist. Il tempo definito. Quando pensiamo alla sostenibilità molto spesso pensiamo a qualcosa di infinito, però in realtà noi non sappiamo cos'è infinito e cosa non lo è. Perciò è importante quando si valuta la sostenibilità di controllare l'orizzonte temporale. Continuano ad essere erogati. Questo ci fa capire che non si può lanciare un progetto e poi smettere di prendersene cura. Bisogna continuare a lavorarci e continuare a dare degli input. Il cambiamento di comportamento individuale. Dipende sempre tutto ancora una volta dalle nostre azioni, perché è vero che le grandi multinazionali hanno un impatto molto maggiore del singolo, però per quanto siano diventati enti e meccanismi e strutture complesse, sono sempre guidate da persone. Mutabili, questo è collegato con la continua erogazione e personalmente mi piace molto perché ci fa capire che le necessità e i comportamenti possono cambiare nel tempo e da qui si può derivare l'intuizione che una struttura inflessibile non può essere sostenibile. Ed infine produrre benefici per individui/sistemi. Questo ci fa capire che il meccanismo della sostenibilità non si può concentrare sul singolo, ma si deve concentrare sull'insieme di persone. Ed è proprio grazie a questi livelli che trovo che sia un'ottima checklist più che una definizione. Nell'articolo in realtà hanno individuato 9 elementi delle definizioni di sostenibilità, ma trovo che raggruppati così sia molto più utile per la nostra quotidianità e per avere intuizioni. Passiamo ora alla definizione semplice. Sostenibilità significa soddisfare le nostre necessità senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie. Questa definizione viene dalla Questa definizione viene dalla Brundtland Commission dell'83, uno dei primi momenti dove si è veramente iniziato a parlare di sostenibilità. E per quanto sia riduttiva ed imprecisa, trovo che ci sia già tanto che si può capire soltanto avendo in testa questa definizione. Ora, indipendentemente dalla definizione scelta, le azioni di sostenibilità devono sempre essere collegate a quella che viene chiamata la triple bottom line, ossia il limite economico, il limite sociale e il limite ambientale.
In pratica, quando qualcosa è sostenibile, deve essere sostenibile sotto tutti e tre gli aspetti, nessuno escluso. Ed è proprio questo che rende la sostenibilità ogni tanto difficile da capire o da applicare. Facciamo un esempio, chiudiamo tutte le aziende petrolifere. Dal punto di vista ambientale, perfetto, non c'è nessun problema, anzi, il top. Però, dal punto di vista economico, sarebbe un disastro. Chiuderebbero tantissime aziende. Se chiudono tantissime aziende, l'impatto sociale è enorme perché una marea di gente perde il posto di lavoro e quindi possiamo vedere come tutte e tre le linee, tutti e tre i limiti devono essere rispettati per forza. Ovviamente negli ultimi 50 anni si parla molto spesso di ambiente perché per gli ultimi 2 secoli ce ne siamo completamente fottuti di quella linea e di quel limite. Perciò adesso bisogna recuperare. Questi sono i concetti base, secondo me, per capire che cos'è la sostenibilità. Senza una vera e propria definizione è chiaro che diventa sempre più difficile interpretare le azioni degli attori del nostro sistema economico. La mia speranza personalmente è che questo video sia un tassello in più per sviluppare il vostro spirito critico, così come lo scrivere questo video lo è stato per me. E questo è quanto. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualche tema legato alla sostenibilità che vorreste che io affronti in un video simile a questo, così che si impara a tutti qualcosa di nuovo.